Lo stesso peso, 12 anni di differenza, delle sembianze di una forza immensamente diverse. È impossibile, è impossibile, è impossibile, nessun essere umano può farlo. Questa frase mi viene ripetuta costantemente da anni, eppure alla fine realizzo sempre qualsiasi cosa. Sapete che vi dico? Che io probabilmente sono il più umano di tutti, siete voi che avete scelto di fare un passo indietro. L'uomo infatti ha una capacità di adattamento straordinaria. Il potere delle sue scelte e dei suoi desideri riesce a creare un'intesa indissolubile tra la sua mente e il suo corpo. Progredisci, vai avanti e non voltarti mai indietro. Questa è la pulsione primordiale della nostra specie. Pensa invece che roba trascorrere la propria vita in attesa di provare quel perverso sollievo dato dal che bello, finalmente ho trovato il mio limite, basta così, adesso posso fermarmi. Mai, mai e poi mai riuscirò a capirvi. Come avete letto dal titolo ragazzi e come insomma saprete se mi seguite su Instagram e sui miei vari social, ce l'ho fatta. In poco più di 3 mesi di dieta ho perso 12 kg. Ebbene sì, sebbene fossi comunque una persona con un fisico non propriamente definito come magari molti già si immaginavano, ma comunque una persona atletica, sono riuscito a perdere tutto questo peso, il che vuol dire che sono tornato esattamente al peso di quando avevo iniziato calisthenics 12 anni fa, eppure come avete visto la mia apparenza è completamente diversa. Tutti quanti mi hanno detto che sarebbe stato qualcosa di impossibile, che avrei perso forza, che un natural non può farlo, e invece questo non è successo, non è stata intaccata la mia massa muscolare, come potete vedere, ho un braccio identico a prima, solamente, cioè identico, grande come prima, semplicemente iper definito, quindi diciamo che mi sono tolto il peso tutto quello che era peso superfluo praticamente. Alcuni addirittura mi hanno mandato delle foto che paragonano diciamo il mio fisico a quello di alcuni men physique per appunto complimentarsi nella riuscita, perché per dirmi guarda, cioè, il tuo fisico è addirittura migliore, non capiamo come tu abbia fatto. Altri mi hanno detto per me questa è la tua skill, la tua vera skill migliore, cioè la ricomposizione migliore della storia. Vabbè, io non voglio, insomma, non penso questo, ve lo dico semplicemente per dire che molti la vedono proprio come una cosa appunto impossibile, e se mi conoscete bene, insomma, sapete che questo è uno dei miei obiettivi sicuramente, cercare di fare delle cose che le persone non riescono a spiegare, a motivare, perché so che questo è questo che fa crollare le barriere mentali, ok? Io vorrei con tutto me stesso, lo vedete in ogni cosa che faccio, come è stato appunto con questa dieta, ma come anche in allenamento, vorrei essere associato ad una figura da cui ci si può aspettare qualsiasi cosa, perché so che quello è ciò che devo fare per far passare il mio messaggio, perché io sto cercando di far passare un messaggio che va contro tutti gli altri. E sebbene ci sono tantissime persone che mi supportano, io di questo ragazzi veramente vi ringrazio perché siete sempre di più, davvero vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Io ovviamente rispetto alla maggioranza sono una persona, diciamo, ok? Sto cercando di forzare, appunto con la mia forza di volontà, quella che io credo sia la verità contro un mondo che secondo me si basa su delle regole che non sono vere. Ok? E io so che l'unico modo con cui un singolo individuo può fare una cosa del genere è fare l'inspiegabile, perché a quel punto le persone per forza dovranno dire senti, c'avevi ragione, cioè ci possiamo aspettare qualsiasi cosa da te perché ci hai provato tutto, qualsiasi cosa pensavamo fosse impossibile, l'hai fatta, quindi come hai fatto? E quello secondo me è il momento in cui si può veramente iniziare ad avere uno scambio di informazioni reali su come è la realtà delle cose, semplicemente. Questa è la mia visione, perché come ho detto nella descrizione iniziale, io ragazzi sono convinto di non star facendo nulla di speciale. Io penso che siano gli altri che abbiano all'unanimità rinunciato alle potenzialità del loro corpo, ok? Hanno scelto volontariamente di non accedervi, di limitarsi in una dimensione appunto precedente, hanno deciso questo è il nostro limite, deciso arbitrariamente, questo si può fare, questo no, basta. Io questa cosa non l'ho mai avuta, perché diciamo che io sono insomma un bambino fondamentalmente, diciamo nella mia psiche io sono rimasto piccolo, anche nelle mie, molti me lo dicono come mie sembianze. Io ragazzi ormai ho 30 anni, cioè tra un mese li faccio, tutti mi dicono ma com'è possibile, non li dimostri, perché io comunque non li sento, non c'è nulla di me che vede la vita in questo modo, cioè nel senso come lo vedono gli altri. E per me è
ci credo così tanto che il mio corpo segue queste credenze, segue le credenze di un bambino. Segue le credenze di un bambino che crede che tutto è possibile, fermamente lo crede, capito che voglio dirvi? E questa secondo me è la cosa che tutti gli altri hanno rinunciato a fare. Quindi, quello che ho fatto, come l'ho fatto, vi aggiorno un pochetto su come è stata la cosa, perché ci eravamo lasciati, insomma, che vi avevo detto che avevo fatto all'inizio un pasto al giorno e poi avevo iniziato a reintrodurre le colazioni e cose varie. Questo è appunto quello che sto facendo tuttora, ossia sto facendo sempre una colazione e una cena, quindi non sto mai pranzando, però appunto non sto più facendo, diciamo, un pasto al giorno, quindi 24 ore di digiuno, no, la colazione la sto facendo sempre, semplicemente perché, diciamo, ho trovato una sorta di, non proprio equilibrio, perché sto continuando appunto a scendere di peso, ma un punto di incontro adatto per rendere le cose il più sostenibili possibili, anche in accordo a quanto io brucio, perché qual è il fatto, ragazzi? Che io mangio come mangiano le persone che di norma ingrassano. Io questo voglio farvi capire, cioè quello che io ho fatto non l'ho fatto mangiando pollo e insalata. Io ogni mattina che faccio colazione, io faccio colazione con un netto di biscotti al cioccolato, rotolo con la Nutella, lo sapete cosa mangio, insomma, ve l'ho mostrato 1000 volte. Poi la sera a cena cosa faccio? Magari mangio, questo è secondo me il segreto della cosa, io sto applicando una sorta di, non so neanche se esiste, insomma, di disposizione a onde, diciamo, settimanale. Quindi, per dire, queste colazioni caloriche io le faccio tutti i giorni, ok? Però magari faccio i primi 2 giorni della settimana, faccio una cena più proteica, ok? Non puramente proteica, cioè non sono fissato, ma magari, che ne so, il primo giorno mangio petti di pollo impanati, ok? Quindi comunque neanche petti di pollo in bianco, però me ne mangio pure tanti, me ne mangio l'altra volta 5 petti di pollo, per dire, tant'è che poi ve ne parlerò dopo, io sto mangiando un sacco come quantità, ragazzi, cioè la mia famiglia non capisce neanche loro capiscono come è possibile che sto facendo così, perché magari, poi vi racconto, oggi sono andato da mia nonna ha detto, sapete che le donne notano subito quando uno dimagrisce, ma è rimasta scioccata da quanto io ho mangiato, e poi vi spiego anche perché questo è importante. Quindi che succede? Che io di petto di pollo, anche se me ne mangio una marea, per quanto io brucio, ragazzi, 5-6 ore di allenamento al giorno, con gli elementi che sto facendo adesso, poi parleremo anche di questo, cioè per me quella lì è una giornata di dimagrimento, ok? Ovviamente, cioè, ci metto la maionese, magari ci metto a fianco anche delle patatine fritte, cioè voglio farvi capire che il pollo che mangio io non è il pollo classico da persona, insomma, fissata appunto con la dieta, Io vi dico, mangio il pollo, è la giornata dietetica, ma per i miei standard, ok? Voglio che questo sia molto molto chiaro, cioè io non sono mai a dieta, ragazzi, io sono sempre in cheat day, anzi, vi posso assicurare che io sono tutti i giorni, sempre in quello che potrebbe essere considerato un cheat day. Anche la questione del post cena, io praticamente da 2 mesi ormai, mi concedo sempre un po' di Nutella dopo cena, tutti i giorni, ma vi ripeto, è matematica, è una cosa. Cioè non bisogna entrare nella fissa, no, la galletta, è ovvio che se ti alleni un'ora al giorno e fai cose basilari è un conto, se fai il tipo di allenamento che faccio io è un altro discorso, quindi primo giorno della settimana magari dimagrisco, secondo giorno della settimana un'altra dieta magari un po' più, che ne so, uova e fagioli, per dire, quindi un po' più proteica, quindi perdo, il terzo giorno della settimana magari mi mangio la pasta, perché io faccio in modo che quel giorno della settimana o resto stabile o reingrasso leggermente, ok? E di pasta, lo sapete, io adesso ho calato leggermente le quantità, sto a 280 grammi di pasta e 4 etti di gnocchi, ma ho deciso che da questa settimana sicuramente risalirò a 4 etti di pasta e 6 etti di gnocchi. E non solo, io penso che aumenterò ancora più di quanti abbia mai mangiato in vita mia, perché mi accorgo che posso farlo, che il mio corpo ha trovato veramente il suo ritmo. E soprattutto, ragazzi, che quando mangio io veramente, se io non fossi stato alto 1,64 m, fossi stato alto 2 metri, sarebbe stata la fine, perché io pensavo avrei mangiato 1 chilo di pasta al giorno. Un mio amico ha fatto una festa giorni fa, io ho mangiato 2 pizze intere senza problemi, nel senso che io comunque mangio tanto, ma mangio tanto quando sento che ho bisogno di mangiare, nel senso non rispetto quello che mi viene detto, tu devi mangiare in questi 3 momenti della giornata, ma perché se io in quel momento sto bene, che non ho fame, non mi va neanche magari di appesantirmi verso l'orario di pranzo, io in realtà non ho mai avuto fame nel vero senso della parola, a me piace mangiare la cena, piace mangiare la sera, e anzi, ma quanto è più bello mangiare così che uno dice sono anche un po' più libero perché posso anche mangiare un po' di più la sera, perché praticamente ho fatto solo una colazione, è molto più sostenibile psicologicamente, cioè uno non lo pensa, ma questa dieta è fantastica così,
ti senti veramente libero, mangiare è molto più bello, ti puoi sbizzarrire e ottieni appunto il massimo dei risultati. Quindi cosa succede? Che perché faccio questa cosa a onde? In cui appunto primi 2 giorni alla settimana dimagrisco, il terzo ringrasso un po', altri 2 giorni alla settimana ridimagrisco, il sesto ringrasso un po' e il settimo giorno generalmente mangio proprio più pesante, nel senso punto proprio a ringrassarmi un po', perché generalmente la domenica magari per dire l'altra settimana ho avuto un'occasione, un 50° anniversario di matrimonio, oggi sono stato da mia nonna, la prossima settimana c'è un altro matrimonio. Perché però lo faccio? Perché il corpo, ragazzi, non può cadere di peso così. Così è insostenibile, è questo l'errore che fanno molti. Ridursi all'osso, il corpo a una certa dice, senti, io blocco il metabolismo, ma psicologicamente crollate. E questo poi vi fa anche il paragone con l'allenamento, che è la stessa cosa. Invece con questo meccanismo ad onde diventa molto più sostenibile, vi adattate piano piano, però nel quadro settimanale magari concludete la settimana con 6 etti di meno dell'inizio e quindi siete dimagriti, lo applicate nel corso del tempo, ecco fatto. Cioè è veramente semplice ragazzi. Poi vi ripeto, io non sono nessuno per darvi consigli alimentari, non voglio fare questo, vi sto sempre postando le cose dal mio punto di vista. Io vedo che le cose, come nell'allenamento, sono molto più semplici di quelle che ci viene detto, cioè di quello che ci viene detto, ok? Però le persone devono imparare da un punto di vista a rispettare i propri limiti e dall'altro a non porseli, questo che dico sempre, e questo lo vedo anche nell'allenamento, perché mi viene fatta sempre questa domanda, anche appunto sia in quest'ambito adesso che in quello dell'allenamento, è ma come fai a reggere questo stare sempre al limite? Ragazzi, questo è il mio segreto, io non sono mai al limite, questo dovete capire. Io ho sempre ascoltato il mio corpo, ho sempre fatto grado per grado in ogni cosa, quindi per me allenarmi 5 ore al giorno con gli elementi che sto facendo adesso, dici i tendini, le cose, ma no, perché condizionamento io mi diverto, per me è naturale, il mio corpo non accumula neanche il benché minimo stress. Anche adesso mi dicono pure per le ore di sonno, perché è capitato per dire di recente che cioè io ultimamente mi sento così attivo poi adesso, tutto così fomentato, che dormo anche di norma 6 ore a notte, che non è una cosa eccezionale per me perché l'ho fatto anche altre volte in passato, ma nel senso mi sveglio da solo, l'altra volta addirittura 3 ore per dire, sono svegliato alle 5:30, ero sveglio e ho fatto tutta la giornata così, ma autonomamente, però poi se magari un giorno devo dormirne 10 per dire lo faccio, ed è la stessa cosa con l'allenamento, con la dieta. Invece molti che cosa fanno? Il discorso dei limiti temporanei ed assoluti. La gente non rispetta i limiti temporanei, ma crede nei limiti assoluti, che per me è una follia totale, perché per me è l'esatto opposto. I limiti temporanei tu li devi rispettare, tu non puoi dire mo per 2 settimane io mangio solo gallette e acqua, pane e acqua, ma no, non puoi fare così. Allo stesso tempo un allenamento, io non vi direi mai quel tipo di mentalità, non devi mai mollare, anche oggi devi sfondare, non ti va di allenarti, oggi ti alleni pure oggi perché il carattere non si muove, ma cosa dite? Ma devi mollare, devi riposare, oh, devi mollare, devi ascoltare, se il tuo corpo dice che devi mollare quel giorno, tu devi mollare, perché il corpo ha bisogno di sentirsi libero e soprattutto ha questo rimbalzo, quando magari molli, appunto dici oggi non è giornata, ma domani farò ancora meglio. Se tu invece ogni volta ti forzi, questa cosa non subentrerà mai. Poi però, limite assoluto, no vabbè, che fai? Mica puoi perdere 12 kg, impossibile, mica puoi fare quell'elemento, impossibile, quindi limiti assoluti che magari non hanno senso di porsi, invece quelli temporanei che sono importanti per rendere il tutto sostenibile, non li rispettano. E questo ragazzi bisogna, il segreto secondo me è questo, rispettare quello che il proprio corpo ci comunica semplicemente, e ascoltarlo, non ascoltare quello che il nostro corpo ci dovrebbe comunicare. Ma se il mio corpo mi comunica questo, sto bene, sto in forze, perché tutti dicono ma per forza di cose perderai forza. Non è vero, anzi, ma quanto ci ho guadagnato ragazzi, ma vogliamo parlarne? Cioè a corpo libero ovviamente mi sento molto più leggero, non è che mi sento come se mi avessero tolto 12 kg di peso del botto, però mi sento più leggero. Nei rapporti con le zavorre, ma ne vogliamo parlare? Ma veramente ci dobbiamo mettere a fare le moltiplicazioni e le cose? Io sapete non mi pongo mai limiti numerici, obiettivi numerici, ok? Però oggettivamente ci sono comunque dei traguardi simbolici per come siamo portati sia a ragionare noi, ma più che altro dal punto di vista degli altri, perché vi ho detto io voglio comunicare un certo messaggio, quindi so che ci sono degli obiettivi simbolici come fare quella cosa col 100% del proprio corpo, col 200% del proprio corpo, ok? Il discorso è che ovviamente più io calo di peso, più questa cosa viene ottimizzata, diventa comunque oggettivamente più facile, sia perché sono rimasto solo muscoli, quindi la mia zavorra si è ridotta al minimo, sia per una cosa proprio matematica, insomma, quindi
E vi ripeto, poi sta cosa, lo sapete, io comunque faccio, come vi ho detto già prima, ma lo sapete, una lotta per la verità e contro le ingiustizie. Quindi sapere che io ho fatto questo scacco matto che nessuno si sarebbe mai aspettato, sta cosa mi fa sentire oggettivamente un passo avanti rispetto a chi mi ha sempre denigrato. Ma perché? Perché io so che io pure se faccio 200 kg di trazione, tanto mi si dice sempre, no, perché magari qui c'è questo dettaglio, qui c'è questa cosa, c'è sempre il dettaglio per ogni cosa, ragazzi. Se uno ti vuole rompere le palle, te le romperà per qualsiasi cosa, mentre i chili persi, so chili persi, cioè nel senso anche il più grande degli hater, ok? Non può negare il fatto che io matematicamente sia migliorato un botto adesso, perché sono scarso, quello che ti pare. Io comunque ho perso 12 kg di peso, amico, quindi nel senso sono meno scarso di prima e anche di tanto, non lo puoi negare, non lo puoi negare, sto parlando proprio con te hater che stai guardando questo video, non lo puoi negare, cioè quei chili me li sono tolti, quindi ero scarso prima, ok, ora faccio gli stessi pesi ma peso 12 kg di meno, quindi li ho chippati questi 12 kg? Li ho bentati? No, li ho persi, devi accettare che una persona di 55 kg alza quel peso. Questo devi accettare. E non solo. E adesso veniamo al dunque, perché tutti dicono, e quindi adesso basta, e cose varie. Ragazzi, è la stessa cosa. Non è neanche... Siamo a maggio. Quanto suda il corpo a maggio? Anche poco. Non sto neanche correndo, non sto facendo niente, niente. Non pensate mai che abbia mai finito gli assi nella manica, perché ce ne sarà sempre un altro. Ma ripeto, io tirerò fuori gli assi dalla mia manica quando per il mio corpo saranno sostenibili. Adesso era questo, quindi io adesso ho tirato fuori questo asso. Perché? Perché ho detto, ma perché hai aspettato tutti questi anni per fare questa cosa se era così facile? Perché 3 anni fa non l'avrei sostenuta, adesso era per sostenerla facilmente. Io faccio quello che il mio corpo può sorreggere. Quindi la stessa cosa, come vi ho detto nell'altro video in cui pesavo 59, io ho detto, finché calo e sto bene, sono in forze, vado, se no non mi conviene più, mi fermo, perché comunque se perdete troppo peso, perdete forza, non vi conviene più. Cioè è meglio pesare 1 chilo di più e avere molta più forza che viceversa. Quindi ragazzi, io insomma, se riuscirò continuerò a scendere semplicemente finché sto bene. Anzi, la cosa assurda ragazzi è che io mi sento veramente alla grande. Prima non mi sentivo così, ma mi sento molto più in forza adesso di prima, ragazzi, ma veramente. Probabilmente anche perché sono fomentato e cose varie. Quindi ripeto, io continuo a fare questo stile di vita come sto facendo adesso, che mi trovo benissimo, vedo che sto ancora calando. Questo mi permette di ottimizzare ancora di più le cose, cioè nel senso, sì, adesso peso 55, ovviamente mi devo fare dei conteggi a mente che sono più svantaggiosi del se pesassi 50, 52, quello che è, insomma. Quindi vediamo, poi se appunto mi fermo, io comunque non posso dire di non aver ottenuto dei risultati incredibili da sta cosa, cioè, quindi non è che se dovessi fermarmi qui sarebbe mannaggia, no, va benissimo così, però ripeto, se posso continuare lo faccio, come ho sempre fatto per ogni cosa. Soprattutto ragazzi, poi voglio anche concludere questa cosa dicendo, mi chiedevano appunto quando magari prima facevo solo un pasto al giorno, ma comunque magari me lo chiedono anche adesso, dice io non riuscirei perché ho fame. La questione è che io non ho fame ragazzi, perché mangio quello che mi serve e il fatto è che il mio corpo, io lo sento questa cosa è molto importante e l'ho detta anche, la dico da anni, è assurdo che adesso abbia proprio un riscontro palese, io sento che il mio corpo si nutre proprio di energia nel vero senso della parola, non il cibo è energia, ma non è l'unica energia, ok? Quindi io mi accorgo che quando sono a 2000 fomentato, io non sento fame, io spesso appunto ceno, solo perché magari mi sono scongelato pure la cena la mattina o perché dico vabbè, per il giorno dopo, ma io potrei anche non cenare a volte per l'allenamento, perché vi posso assicurare che i video di recente che stai vedendo, i festa a un braccio, il muscle up a una mano lenta, cioè quando alleni certe cose, quando vedi che stai facendo queste cose o altre che ancora non sono riuscito a pubblicarvi, il tuo corpo non ha fame di quello ha fame, ok? Non sta minimamente pensando a oggi non ho pranzato, non gliene frega niente, ragazzi, stiamo parlando di cose che erano ritenute impossibili, quindi voi potete capire io come mi sento in quel momento. E al contrario invece vi posso dire che quando magari capita la giornata che sto un pochetto più così abbacchiato, a parte che mi viene molta più fame, ma soprattutto non dimagrisco neanche. Cioè nel senso il mio corpo tiene tutta questa energia che diciamo gli mancava da quell'emissione in quell'allenamento che era andato magari meno bene, la tiene tutta per sé. Invece quando sto a 2000 io brucio, non c'ho mi vado in una sorta di autoricarica e vi ripeto, io vi dico solo quello che noto su me stesso e non potete dire che non sia così perché ogni cosa ve la sto dimostrando, lo vedete, meglio di così non ve lo posso dire, non ve lo posso dire meglio di così. Io voglio solo che voi questo lo accettiate e che soprattutto crediate sotto un certo punto di vista. So che è sbagliato fidarsi
ok? Nel mondo di oggi è sbagliatissimo fidarsi. Però io non vi sto dicendo di fidarvi di me, io vi sto dicendo, io vi dico una cosa, non mi credete, va bene, ma se poi ve la mostro ed è così, ed è andata così, date peso alle mie parole, è tutto quello che vi chiedo. Grazie mille ragazzi, spero che questo video sia stato anche molto motivazionale e ci vediamo alla prossima.